In questa settimana delle sorprese è accaduto di tutto, dalla canonizzazione di Echoes of Wisdom, passando per la pubblicazione del tutto inaspettata del trailer di presentazione del professor Layton nel nuovo mondo a vapore, fino ad arrivare alla vera bomba che vedrebbe in sviluppo una serie anime di Xenoblade pronta ad approdare sul nuovo servizio di streaming di Nintendo. Ma prima di trattare tutto ciò potete supportare la serie con tante sorprese. Oltre a un nuovo set dedicato a Mario e Luigi fraternauti alla carica, questa settimana gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno riscattare anche delle icone per le festività natalizie 2024 a tempo limitato. Il 10° capitolo di Ys, Nordics, si è aggiornato alla versione 2.0 introducendo numerose funzionalità per PC. Tra le più significative vi sono il supporto per monitor ultrawide 21 noni e per la risoluzione 4K ad oltre 60 fps. È encomiabile notare che nonostante la serie non sia tra le più vendute, ha ricevuto un'accoglienza calorosa dal pubblico e continua a beneficiare di un consistente supporto da parte degli sviluppatori. Piccoli aggiornamenti su Xenoblade Cross Definitive Edition. Il primo deriva dal sito ufficiale del gioco. Al momento dell'annuncio ad ottobre si faceva vagamente riferimento a nuovi sviluppi narrativi, senza specificare se si trattasse esclusivamente di missioni secondarie che andranno ad integrare la campagna principale o altro. Ma le ultime modifiche al sito hanno ufficialmente confermato, come era facilmente prevedibile, l'inserimento di un'intera nuova trama, assente nella versione Wii U, gestendo la produzione in maniera analoga a quanto realizzato con la Definitive Edition del primo Xenoblade. Ma non è tutto, perché nell'ultima rivista giapponese Nintendo vengono mostrati anche i nuovi artwork di Elma e Lyn. Entrambi i modelli dei personaggi presentano tonalità cromatiche significativamente più sature rispetto agli originali e il processo di rinnovamento stilistico continua a rimanere fedele al materiale di partenza. Partendo da Elma, che risulta la più simile al modello originale, si può osservare come la sua carnagione più chiara e le tonalità più luminose la rendano meno anonima rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda Lyn, invece, le modifiche apportate sono state più marcate e la trasformazione è davvero notevole. Oltre alla già citata schiaritura della palette cromatica e un aspetto meno plasticoso e decisamente più realistico, il suo design è stato quasi completamente rivisitato. Il cambiamento più evidente riguarda il taglio di capelli, che è stavolta simmetrico con un solo fermaglio a raccoglierli sul lato destro, rivelando anche l'orecchio precedentemente coperto nella versione originale. Ma tra gli artwork ci sono tantissime altre differenze, come gli occhi che ora appaiono più lucidi, il nuovo gesto con la mano con anche il pollice disteso e la postura generale del personaggio che trasmette una maggiore espressività. Quelli agli artwork sono sì cambiamenti minori, ma dimostrano la cura riposta da Monolith Soft e come non si sia semplicemente limitata ad un processo di miglioramento della qualità delle texture in questa remaster, ma molti elementi tanto estetici quanto narrativi sono stati riadattati completamente. Ma passando alla vera bomba, Nash Whittle, un noto leaker nel panorama dei videogiochi, ha rivelato che sarebbe in sviluppo una serie anime di Xenoblade prevista per una nuova piattaforma di streaming di Nintendo. Questo argomento apre tantissimi spunti di discussione e sebbene Nash Whittle abbia un passato altalenante e non sia affidabile al 100%, le informazioni fornite sono talmente rilevanti e rivoluzionarie da meritare un approfondimento dedicato. Pertanto, il prossimo grande video sul canale sarà dedicato proprio a questo. Il futuro di Xenoblade, l'impatto di una serie anime parallela ai giochi e il futuro transmediale di Nintendo. E farò il possibile per rilasciarlo entro la prossima settimana. Le indiscrezioni riguardanti Switch 2 stanno diventando sempre più frequenti e l'ultima, proveniente da Weibo, considerato abbastanza attendibile, suggerirebbe che la console potrebbe essere annunciata a gennaio e lanciata a marzo. In questo caso sarebbe la prima volta che Nintendo annuncia una console con così poco preavviso prima del lancio ufficiale. Tuttavia questa ipotesi appare molto plausibile, dato che per marzo sono previste le uscite di due importanti JRPG, Xenoblade Cross e Atelier Yumiya, entrambi probabilmente cross-gen. Inoltre anche il nuovo titolo di Layton è imminente, rendendo l'ipotesi di un lancio non troppo lontano ancora più credibile.
E parlando di Layton, come un fulmine a ciel sereno è stato rilasciato un nuovo trailer per il nuovo Onda a Vapore. Anche se in realtà, come avranno notato i fan più attenti che hanno visto lo scorso Level 5 Vision di settembre, non si tratta di un nuovo trailer, bensì lo stesso mostrato in quell'occasione solamente localizzato in italiano. E di conseguenza non ci sono nuovi dettagli di cui discutere. Però è curioso vedere un trailer di presentazione senza ancora una data di uscita ufficiale, se non un generico 2025. E il fatto che Nintendo abbia voluto condividere questo trailer suggerisce che il lancio non è troppo lontano. Considerando che il gioco è destinato ad approdare su Nintendo Switch e probabilmente sarà cross-gen, possiamo aspettarci a breve l'annuncio della data ufficiale, che probabilmente non sarà prima del semestre iniziale dell'anno prossimo. In Cina l'eShop di Nintendo Switch e tutti gli altri servizi annessi alla piattaforma saranno definitivamente chiusi nel 2026, ma prima che ciò avvenga i giocatori avranno la possibilità di scaricare fino a 4 giochi, alcuni anche di rilievo, come New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo ha recentemente rivelato la collocazione dell'ultimo capitolo di Zelda nella timeline ufficiale, situandola all'interno della ramificazione in cui l'eroe viene sconfitto. Quest'annuncio, avvenuto con oltre 2 mesi di ritardo rispetto al lancio del gioco, conferma definitivamente la mia teoria secondo cui la lore di questa serie sia solamente frutto dell'inventiva della sua community. E infatti, quando al lancio del gioco fu chiesto esplicitamente a Onuma dove si collocasse il nuovo capitolo, egli, mascherando la mancanza di una risposta precisa, delegò ai fan il compito di scoprirlo. Ora, a distanza di tempo, Nintendo lo posiziona improvvisamente nella timeline, rivelando esplicitamente come abbia preso in prestito le ipotesi formulate dai fan, dando l'impressione che tutto fosse stato pianificato fin dall'inizio secondo un fantomatico copione già scritto. E tra l'altro, pochi giorni fa Aonuma stesso ha confermato che durante lo sviluppo dei giochi della serie il focus principale è sul gameplay, mentre la trama viene considerata solo successivamente come elemento complementare. E questo rafforza ulteriormente l'idea che la storia della timeline, così come la conosciamo, sia solo una lore influenzata dalle interpretazioni dei fan piuttosto che essere uno stratificato e complesso progetto di una mente geniale. Anche questo notiziario pieno di sorprese termina qui. Io vi do appuntamento al prossimo grande video in cui approfondirò la questione del film di Xenoblade, ma soprattutto il futuro di Nintendo. Per rimanere aggiornati sulla pubblicazione degli ultimi contenuti potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione. In sovrimpressione trovate i miei ultimi video dedicati a Mario e Luigi Fraternauti alla carica. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!